Benvenuti a Storie dalla Soffitta, il podcast che vi accompagna in un viaggio affascinante nel mondo del fumetto, riscoprendo insieme le gemme nascoste della nona arte. Oggi ci addentriamo nell'oscuro e seducente universo di Lucifera, una delle figure più rappresentative del fumetto per adulti italiano degli anni 70. Lucifera è una demonessa succube, protagonista dell'omonima serie a fumetti pubblicata tra il 1971 e il 1980 dalla casa editrice Edi Periodici. Creata dalla fervida immaginazione di Giorgio Cavedon e portata su carta dal talento artistico di Leone Frollo, Lucifera incarna l'archetipo dell'antieroina, una creatura infernale dedita a combattere le forze del bene, spesso ritratta in scenari carichi di sensualità e violenza. La serie esordì nell'ottobre del 1971 e proseguì fino all'agosto del 1980, totalizzando 170 numeri regolari e 4 speciali. Il successo di Lucifera non si limitò all'Italia. Infatti, venne pubblicata anche in Francia dalla casa editrice Elby France, che ne propose 99 numeri dal 1972 al 1980. Giorgio Cavedon, già noto per aver co-creato personaggi come Isabella e Goldrake, fu il principale sceneggiatore della serie, affiancato da Furio Arrasic e Remo Pizzardi. Leone Frollo, maestro del fumetto per adulti, illustrò i primi 15 numeri, definendo l'estetica del personaggio. Successivamente il testimone passò a Tito Marchioro e al collettivo Studioriga, composto da artisti come Adriana Lobello, Renzo Savi, Manlio Truscia ed Edoardo Morricone, noto anche come Morric. Le avventure di Lucifera si svolgono in un'Europa medievale immaginaria, popolata da streghe, cavalieri e creature fantastiche. La protagonista, demonessa succube, è impegnata in una lotta incessante contro le forze del bene, spesso ritraendo scene di esplicita sensualità e violenza. Le storie sono caratterizzate da un tono umoristico, nonostante la presenza di elementi macabri come esecuzioni, impalamenti e torture. Lucifera si inserisce nel filone dei fumetti neri e per adulti italiani degli anni 70, accanto a personaggi come Zora la vampira, Maghella, Biancaneve, Vartan e Sukia. Queste serie contribuirono alla nascita e allo sviluppo del genere nero per adulti, monopolizzando il mercato dell'epoca e influenzando profondamente la cultura popolare italiana. Lucifera rappresenta un capitolo affascinante e audace della storia del fumetto italiano. La sua figura di demonessa seducente e spietata sfidava le convenzioni sociali e morali dell'epoca, offrendo ai lettori un mix di sensualità, horror e avventura. Nonostante le critiche ricevute per i contenuti espliciti, la serie ha lasciato un'impronta indelebile nella cultura fumettistica, testimoniando la capacità del medium di esplorare tematiche adulte e complesse. Se questa immersione nel mondo di Lucifera vi ha incuriosito, vi invito a iscrivervi al nostro canale per non perdere i prossimi episodi di Storie dalla Soffitta. Continuate a seguirci per scoprire insieme altre affascinanti storie dal mondo del fumetto.